Amiche e amici, benvenuti nel video sul Fantageddon di Zipo Perone, di Spagno e di Michele che non è qui. Oggi qui siamo con Spagno, bello. Come stai? Ciao a tutti ragazzi, tutto bene, informissima. Informissima. Carico per sto Sì, sì. Fantageddon? Sono carichissimo, no davvero, è un bel progetto, stiamo facendo tante belle cose, super contento. Sì, 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 anch'io super contento. Poi, ragazzi, insomma, questa edizione del Fantageddon sarà la prima edizione ufficiale del Fantageddon, sponsorizzata da LP, Lega Pauper Italia, appunto. Troverete tutti i link di riferimento in descrizione, utili sia per appunto partecipare al Geddon, seguire tutti appunto gli enti che gestiscono e organizzano il Geddon. Troverete anche tutto quello che vi serve per partecipare al Fantageddon. E noi oggi qui insieme a Spagno, insomma, vi raccontiamo e vi presentiamo un pochino, no, come funziona, come si gioca, il progetto. Insomma, io colgo anche l'occasione per ringraziare, insomma, LP e tutta l'organizzazione che c'è dietro, che, raga, è, è bella Sì, esatto, profonda. è un'infrastruttura mica da poco, una bella Esatto. infrastruttura. È proprio un'infrastruttura, è vero. Sì, 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 vari piani, vari livelli. E noi dai, noi ci becchiamo la parte un pochino più funny, che è quella appunto del Sì. Fantageddon, raga. Ovviamente, insomma, riprende l'idea del fantacalcio, però perché no, andando a scommettere un pochino su quello che è poi, quello che sarà poi il Geddon, il vero e proprio torneo. Spagno, che Esatto, dici? sì. Vai, ti lascio un po' a te Allora, chiacchierare. innanzitutto bisogna ringraziare infinite volte l'altro che manca, Michele, Bello. perché senza di lui la maggior parte delle cose che vedete, molto probabilmente avremmo fatto molta fatica a farla. Sì. Anche perché Michele è incredibile che ogni volta che bisogna dirgli qualcosa, bisogna comunicare questa cosa così, te fai tempo a dirglielo e lui l'ha già fatto. Sì, è Vorrei anche vero. vorrei dargli una mano varie volte, ma è impossibile aiutarlo. E... È tipo Fazio di Montalbano, no? Già fatto, già fatto, ha già Sì, fatto tutto esatto. lui. Esatto, quindi diciamo che un po' un grande fulcro di tutto a livello tecnico è Michele. Sì, L'idea, come magari abbiamo detto anche l'altra volta, era nata dal Geddon scorso, infatti questa è la prima edizione ufficiale, esatto. perché il Geddon scorso abbiamo fatto una piccola prova, perché io e Michele ci rosicavamo come dei matti che non se eravamo riusciti ad andare al Geddon, quindi ci siamo inventati questa cosina qua, che poi piano piano abbiamo visto che tra i nostri amici aveva preso piede, poi abbiamo parlato col buon zio Paperone, super esaltato, e siamo qua. Cavolo. E passo dopo passo siamo qua. Che poi appunto abbiamo tirato giù anche il logo, anche qui Michele si è dato da fare Sì, sì. con il Goblin Bookmaker che è anche no, proprio una vera e propria carta di Incredibile. Magic, quindi Sì, sì, Spe- no, è una cosa incredibile. speriamo tanto che insomma vi piaccia un pochino tutto quello che abbiamo fatto, che insomma ci siamo impegnati tanto. Regà, vi ripeto, per organizzare tutto ci è voluto tanto, ma per giocare vi assicuriamo che veramente è un volo, ci vuole pochissimo. Spagno, che dici? Assolutamente. Ah, sì, 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 no, guarda, il form è a prova di giocatore di Barna, ok? Quindi ce lo possiamo tranquillamente fare. E ci vuole poco, basta mettere mail, nome, cognome, numero, nome del team, fare la squadra che dopo vi faremo vedere come si fa, Esatto. saper contare fino a 100 ma non c'è problema, se non giocate a Barn. Ecco, non è multiplo di 3, potrebbero avere difficoltà da questo punto di vista. Però Ma no, ma tanto ormai fanno pure diciamo 5 che... danni pescando due carte, quindi si è un po' sballato tutto. È più ormai è diventato un Fibonacci ormai Barn, quindi cambiano. Stanno imparando a contare per lezione. Prima andare, diventeranno forti. Va bene, va Tremendo. bene. Comunque, sì, adesso dai, vediamo come si compila e magari proviamo a farlo insieme, no? Sì, Proviamo a sì, fare una esatto, esatto, squadra? perché guarda, noi qui abbiamo appunto il nostro form che troverete sempre, come già vi ho detto, tutto in descrizione. E appunto Fantageddon Roma 2024, questa è la prima edizione ufficiale del Fantageddon targato Lega Popera Italia, in collaborazione appunto con noi, con Zio Paperone, Spagno e Michele. Allora, allora, i partecipanti avranno a disposizione 100 crediti.
per andare ad individuare i 5 archetipi che otterranno più punti nel main event del Fantageddon in programma a Roma dal 22 al 24 novembre. Ok, quindi Spagno abbiamo, insomma, ogni player, ogni giocatore ha 100 crediti da andare ad Esatto. investire in sostanza su 5 archetipi, no? Esatto, c'è una lista di archetipi, abbiamo dato un costo in crediti a ogni archetipo in base al metashare, alle varie tier list che ci sono sia online sia che hanno fatto appunto i content creator e Esatto, in base al posizionamento del proprio archetipo otterrai più o meno punti e con una tabella che poi vedremo. esatto, E la somma di questi punti, insieme a un altro parametro, andrà a fare il tuo punteggio finale. Qual è l'altro parametro? È il parametro della carta. Perché oltre al nostro team, composto appunto da 5, 5 archetipi, potremo andare a selezionare una carta preferita che ci andrà a dare punti in base alle copie che ci sono nella main e nelle side della tutto. esatto, della top Quindi, 8. Quindi la carta più presente esatto, all'interno della top 8 del main event ti darà dei punti bonus per aumentare insomma il tuo punteggio, no? La tua classifica. Poi, esattamente. poi Una qui cosa comunque importante... Ah, sì, dimmi. no, no, dicevo che qua tanto poi in ogni caso, raga, avete il clicca qui con link diretto al regolamento e insomma, tanto è veramente Esatto. super easy. Vai, vai, Esatto, una Spagno, stavi cosa dicendo. abbastanza importante che abbiamo voluto fare è dare un moltiplicatore agli archetipi che saranno poco giocati. Per un po' fare la meccanica del sogno, no? Di ok, io porto Sliver, sono insieme a 4 ragazzi che lo portiamo in sala, facciamo una percentuale dello 0,01%, ma facciamo top 8. Ok? In questo caso è un po' la meccanica del sogno, un po' meccanica di portare il pet deck che lo porti fino alla morte. Abbiamo Certo, voluto premiare questa cosa dando un moltiplicatore in base al metashare che porti. Più è basso il metashare, più sarà alto il moltiplicatore. Comunque sono tutti valori che poi trovate nel regolamento esatto. e che vanno appunto anche a giustificare l'acquisto di archetipi poco portati o comunque con un costo di crediti abbastanza basso. Beh, perfetto, perfetto, Spagno, grande messere. Senti, direi di dire due cose prima di andare a fare una prova, no, insieme. Sì, Intanto una è che allora noi abbiamo basato tutti i valori appunto attribuiti ai vari archetipi, appunto basandoci sulla tier list fatta da Pietro Bragiotto e Eisen Mirko, che salutiamo. Andremo ad aggiornare, diciamo, il più possibile alcuni archetipi che magari stanno emergendo o che. Quindi, raga, noi cercheremo fino all'ultimo insomma, fino all'inizio del torneo, cercheremo insomma, di darvi tutti gli archetipi possibili e validi per partecipare appunto al Fantageddon. E un'altra cosa importante, raga, è che voi non potete, diciamo, investire, spendere più di 100 crediti. E questo è molto importante perché se appunto andate a selezionare 5 archetipi il cui valore totale supera i 100 crediti, questa cosa sostanzialmente vi fa perdere la possibilità di partecipare. Quindi voi è importante che rimanete nel vostro investimento nell'arco dei 100 crediti, giusto Spagno? esatto, il form diciamo che non vi ferma nell'acquistare 200 punti di squadra, Esatto, ok? Però a fermarvi ci sarà il buon Michele che con il suo evidenzia in rosso farà sì che la vostra squadra non verrà contata. esatto. Quindi E insomma, quindi esatto, l'unica attenzione a accortezza questo. è stare dentro i 100 punti come dicevi, sì. Esatto, esatto, esatto. Quindi bene, raga, voi appunto troverete questa prima schermata. Qui troverete, diciamo, insomma, tutta la lista degli archetipi con i punteggi attribuiti. Quindi, Spagno, qua puoi commentare te? Allora, abbiamo appunto, come dicevi, seguito le tier list, ma in generale anche l'andazzo del meta. Allora, i tre tier A, diciamo che le abbiamo voluto dare un punteggio abbastanza alto, che si devi abbastanza investire, anche perché saranno molto importanti. Anche qua, i valori, più o meno, abbiamo deciso di scegliere quelli anche in base a una questione di metashare previsto,
e quindi magari Zund Glizzard, seppur al pari diciamo degli altri, ce l'aspettiamo un pochino di meno, quindi le abbiamo dato un pochino meno punti. 6,25, E no? Con 40 crediti. esatto, Sì, esatto. Mentre Affinity, beh, Affinity perché ti era abbastanza discusso. Mentre Cool Dota, se ben, diciamo, più o meno a livello di tier sia appunto a pari al Jund, essendo molto portato, è più esatto, facile che faccia un risultato più alto, quindi ci sembrava giusto che costasse leggermente di più. esatto, esatto. Questa è un pochino più la logica di qualche discrepanza di punti, magari che vedete rispetto ai vari tier A, eccetera, eccetera. In sostanza abbiamo E provato a altre, mantenere l'equilibrio maggiore tra metashare e crediti e appunto tier. esattamente, perché giustamente un mazzo molto portato è molto più probabile che faccia buon risultato e quindi ha un costo leggermente maggiore. Sì, Molto sì, 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 semplicemente. sì, sì, sì. Benissimo. Che poi, cavolo, non vedo Mono Black Exium, questa cosa mi fa Guarda, un po' no, arrabbiare. lascia stare. Mancano anche cos'è, il mitico Turbo Iniziativa manca e sono... L'ho messo. Ah, Turbo Emblems me l'ha messo. Ah, sono contento. Bene, bene, bene. Turbo E allora Emblems, io... tanta roba. Allora, ci ho fatto 2 tappe di Lega, ho fatto 0-4 tutte le volte, però Tanta va bene. roba. E che gli vuoi dire? Successo. Successo. Ovviamente, raga, il Va Power bene. Gathering è super international, quindi vi diamo la possibilità di partecipare sia in lingua italiana, sia in italiano, appunto, che in inglese. Eh, Esatto, noi da esatto. bravi mangia pasta asciutta lo faremo in italiano, ok? Sì, dopo Qui- ci saranno i sottotitoli in inglese, però dai, Quindi, raga, in tutti sostanza vi possono loggate con il partecipare. vostro account Google, il vostro account Gmail. Vi andate un pochino a studiare il metashare, dopodiché andate a selezionare la lingua e si parte. Esatto, Inserisci eccoci nome qua. e cognome. Beh, Dio Paperone. direi che zio Dai, Pauperone. e fin qua ci siamo, e fin qua ci Anzi, siamo. Pauperone zio, perché Pauperone dovrebbe essere il Oh, cognome. Il nome della giusto, tua giusto. squadra? Decidi te, Come Spagna. la chiamiamo? No, ma la squadra, Te lo allora, lascio a te. è peccato che non c'è Mono Black Exum, quindi no, io farei una squadra un pochino Eh fantasiosa, sì. quindi facciamo il sogno, la squadra di sogno, la chiamerei Sognare, squadra Sognare. Ok, posso scrivere sciogno? Sogno, va bene, Il sogno. sciogno. Il sogno. Anzi, proprio così, guarda. Il sogno. Il il sogno. Bene, bene. E adesso siamo alla parte più croccantina, no? Come direbbe anche Mirko. Esattamente, Dobbiamo esattamente. selezionare 5 archetipi, 5 archetipi Vedi? per il main Sono event. cose che verranno corrette a tempo debito, non dopo. Qua, praticamente adesso regà Michele diciamo non è disponibile, eccetera. Adesso abbiamo letto Acretipi, gli è venuto il brividino dietro la schiena, sicuro proprio. Sì, 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 esatto, esatto. Adesso ci chiama, dice, Esatto, esatto. Sì, sì, vabbè. Bene, va bene. Allora, Vabbè. amico mio, ne facciamo uno Allora, per uno? va bene. Io ne avrei subito uno in cui credo molto, soprattutto che avrà pochi piloti questo mazzo, questo archetipo, Ah, ma io conosco i piloti giusti che lo porteranno. E ti dico Altartron. ai 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 ai. Va bene. Io l'appoggio lì, Altartron, in pochi lo porteranno, ma Ti secondo me attira, di giocatori che sicuramente giorno 2 hanno le potenzialità per farlo. Adesso gliel'ho tirata e va bene così. Allora, guarda, allora io scelgo un archetipo, un mazzo di, diciamo, di fascia alta e scelgo Gruul Monsters. Un Monster è tanta roba, è un mazzo che nella giornata giusta è intenibile. La giornata giusta è intenibile. Deve un po' schivare un po' di toxin-analisi nei sciamani, però dritto come non so cosa. Sì, si è Lui va pure, dai, dritto. un pochino anche settato contro Toxin, grazie a Esatto. Viticci, quindi... Poi Gruul 35, dai, insomma... Sì, no, la percentuale è abbastanza alta anche perché ultimamente, soprattutto online, sta venendo molto portato e comunque mediamente, magari ok, non ti vince tutte le challenge, però mediamente comunque un buon risultato lo fa.
Sì, Ma perché? Perché ha quella dinamica dell'high roll, quindi sui grandi numeri c'è quello che ti rolla il tisauro entro parti in Gisalide che lo suona, esatto, giusto così. esatto, Allora, esatto. Quando ti fanno quelle vabbè, cose, insomma, deve dura, andare così, è dura. è molto, molto duro. Va bene, allora, siamo a Siamo a 45. 45. Io Oh, raga, parliamo della top 8, nel senso, giusto? O no, aspetta, aspetta, No, Spagno. allora i punti vengono dati già dal San Archetipo fa già giorno 2. Esatto, scusami, infatti la top 8 è solo per la carta, scusami, scusami. Esatto, esatto. E i punti vengono dati tutti gli archetipi che fanno giorno 2 e poi top 64 un tot, 32, eccetera, eccetera, Ci sta. fino al vincitore, che è appunto quello. Bene, tocca a Ah, io te, mon continuo ad ami. andare. Ah no, ma io sono più per verso il basso. Mhm. Esatto. Perché? Eccolo lì. Allora, c'è un mazzetto che tutti hanno un po' sottovalutato, che però anche per me e secondo me anche per te è un po' bello, che è Horse of Blade. Horse of Blade Uh, potrebbe non essere il suo metà, ok? Però è un mazzo innanzitutto col bianco che riesce a gestire Poseid ben Affinity, che in sì, questo momento i top tier del formato non hanno il bianco. Quindi Affinity lo porteranno in molti perché i Dust to Dust sono numericamente di meno. bravo. E quindi un mazzo come Horse of Blade che può dirsi, ok, io mi setto dai 6-8 slot per battere Affinity, così sono relativamente sicuro. Comunque il mio motore di grinding ce l'ho per stare. Poi si può tranquillamente settare anche quello con Ratti Toxin. Zitto, però si può anche fare quello per gestire mostri. Ok? E Sì, quindi sì, potrebbe essere una scelta che magari, ok, dici non ci vinco, però il mio giorno 2, la mia top anche 64, perché no? sì, In mano a un buon pilota che sa fare la build giusta, si può fare, si può io fare. ci credo. È una bella scelta. Poi, insomma, 10 crediti, not so bad. Per dire, adesso io Esatto, vorrei scegliere Grixis Affinity. Non si può, no? Non posso perché sto a 55, andrei oltre. Quindi dobbiamo esatto. adesso lavorare un po' di lima. Ehm, allora, che dire, che dire? Vabbè, sono super affascinato da Black Turbo Fog, che sarebbe un sogno. Però, se dovessi scegliere un mazzo che può far bene, io guarda, un Dimir Terror a 25 non mi dispiace. Secondo me qualcosina può riuscire a fare Dimir Terror, forse anche più di Mono Blue Terror. Questa è Eh, la mia. può essere. Dipende da quanti monorossi si trita nel percorso. Esatto. Dipende da quello. Dipende davvero tanto da cosa beccano. Sì, esatto. Dipende da tanto cosa becca perché, beh, ovviamente è storicamente molto bello da Funks, così è meno dritto di Mono Blu Sì, ed è anche meno portato di Mono Blu almeno, secondo i dati che abbiamo visto là, neanche per questo Mono Blu ha molti più punti, perché in generale ha avuto più risultati ed è stato più portato. Però di Mir Terror l'unico problema è la Crisalide, però vabbè, le snuff out così, bravo. e sempre quella cosa, rottura di scatole di sciamano più vicina che ci devi girare attorno, però hai counter, però hai gli snuff out, Cioè, la cosa che mi poi attira è che comunque sta messo, da parte mia, sta messo meglio contro Blizzard, contro Glee. Perché comunque hai Snuff Out, Cast Down al bisogno. Insomma, hai la spot removal che comunque a Mono Blue Terror manca. sì, diciamo che Mono Blue Terror ha il vantaggio sicuramente di riuscire a mettere una pressione Sì, devastante sì, all'inizio. Se lui ti parte di Delver, in giro Delver, ma sì, questo sì. C'è una... Blizzard non sta messo benissimo, sicuramente non è contento. No, 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 Però sì, assolutamente, assolutamente. Però ecco, comunque devi stare sulla cresta dell'onda con Mono Blue Terror, mentre Dimir magari ha qualche ritorno un pochino, insomma, diverso, no? Magari anche crawl per fare un pochino di recursion, o comunque appunto la spot removal. E quindi dai, comunque 25 crediti io me lo gioco un Dimir Terror. esatto. E guarda, io ho visto prima, ho occhiato un mazzo che ha 20 crediti Ah,
che sta, eccolo lì, Dredge, 20 Dredge, crediti. Dreggione, amico Dreggione. mio. Come si fa a non scegliere Dreggione per 20 crediti? Dreggione, come tra l'altro hanno detto anche Aizen nella sua tier list, è un mazzo che sta venendo abbastanza sottovalutato. E late per cimitero, è vero che Affo e anche Garden giocano delle spellbomb di main, però overall è molto molto di... Perciò mazzi come Dredge o anche Famiglio possono fare bene. Monorosso in teoria sulla carta si dovrebbe mangiare, e anche lì è un mazzo che se non muore da solo può far molto. Sì, sì, è una bella scelta, perché comunque abbiamo un Gruul Monster, un Dimir Terror, un Dredge, un Horse of Blade e un Altar Tron, quindi diversi archetipi, diversi stili di gioco, anzi tutti diversi se non vado errato, eh sì, perché comunque Gruul, Dimir, Dredge, Orzhov e Altare abbiamo un combo, abbiamo un midrangeone classico, abbiamo un Dredge che non neanche va specificato, un Dimir Terror, anche lui no? È un mazzo molto specifico, è un Groove Monster che fa pezzi su pezzi. Direi che è una buona selezione. Sì, esatto. E allora, scegliamo la carta preferita e Sì, poi parliamo dell'altra meccanica che introduciamo. esatto, esatto. Intanto la carta preferita, che dici te? Preferita è difficile, bisogna andare un po'. La scelta è o dal cuore o provare a beccare Ora, effettivamente come, pensi sia molto giocata. oh, Spagno, come scrive Michele, puoi scegliere qualsiasi carta ad eccezione delle terre base, Quindi... Beh, certo, ok. Terre base effettivamente no. Allora, beh, secondo me, volendo non fare una scelta di Deadly Dispute, sarà una carta che in top la vedremo tanto. Deadly Dispute dici, eh? Beh, direi che Perché tra Affinity, Glizzard potremmo vederne varie copie, aiosa secondo me. proprio, sì, sì, sì. Però è una carta che vedremo sicuramente solo di main, quindi sicuramente non mi darà punti se la becco in side, perché oggettivamente non si è mai visto una Deadly Dispute di side. No, esatto. Quindi in verità scegliere anche carte che uno si aspetta magari in molti side, non lo so, io mi aspetto che 8 Tipo che ne so, saranno analisi caro. delle tossine, no? Che si gioca anche di side. Esatto, magari delle tossine, overall può darmi punti di Deadly Dispute. Fa Esatto, capire? Vedremo. esatto, esatto. Però, insomma, dimmi te, eh. Oh. Sì, sì, ma mettiamo Toxin Analysis, Vai, così. Ci sto, vai. vai. Ebbene, Ok, eccoci qua. Questo è un altro punto che abbiamo aspettato un attimo perché volevamo farvelo bene vedere, perché abbiamo deciso di implementare una meccanica specifica per ogni Paupergeddon. Nel senso, i Paupergeddon in generale sono tre e hanno ognuno il suo tema, sì. diciamo. C'è quello a Roma che c'è sempre stato il Team Trio il giorno prima del Geddon. C'è quello di Pisa che dovrebbe essere quello con le squadre, no Mhm. scusa, col top power player, scusa, Ok, quello di Pisa, e quello di Milano, Lecco, che ha le varie leghe per tutta Italia, ma non solo, per tutta Europa. Quindi abbiamo deciso di, come ogni Geddon viene caratterizzato da un aspetto, anche il Fantageddon abbiamo voluto dargli un piccolo, diciamo, una un piccola boost. virgola, Sì. andando a seguire questa cosa qua. In Molto bene. particolare, quello di, appunto, di Roma, che c'è sempre il team trio, noi otterremo punti aggiuntivi in base, come dice qua, appunto, in base al numero di in top 4 che avranno uno degli archetipi che scegliamo. Scegliamo due archetipi e in base a quanti team, perché in team trio si fa il top 4, e arrivano in top 4, noi riceviamo punti. Ulteriori Per punti. esempio, Esatto. esatto, ulteriori punti che si sommano. Per esempio, mettiamo che, fare un esempio, scegliamo Cool Dota e Affinity, ok? Giusto così. Perfetto. Se tutti i team nel loro roster hanno questi due mazzi, otteniamo molti punti. Se hanno, e a scalare in base a in quanti punti ne abbiamo. Dopo, ripeto, i punti precisi dovrebbero essere nel regolamento. E niente, questa appunto è la meccanica che vi dà punti aggiuntivi. Sì. In aggiunta a quello che fate con gli archetipi normali, dovete un attimo provare a nasare, diciamo, quali archetipi porteranno al team trio, che per chi non lo sapesse è un formato dove bisogna un attimo concentrarsi sul building dei mazzi, perché
una carta che porto io nel mio mazzo non la può utilizzare nessun altro del mio team. Se Esatto. io uso Lightning Bolt perché gioco Cool Dota Red, nessun altro mazzo, anche se gioco una sola copia di Bolt, nessun altro mazzo può avere una singola copia di Bolt. Del mio team, Quindi no? bisogna Sì. trovare esatto, nel mio team. Quindi bisogna trovare un attimo gli incastri giusti. Esatto, perfetto, perfetto. In modo tale che comunque con questa ulteriore possibilità insomma, di puntata si stratifica anche il conteggio e comunque poi un po' no, di garra per arrivare a vincere il Esatto, Fantageddon. esattamente, esattamente. Allora, al volo dico al volo le altre due per Cosa? il top upper player, Ah, sì? che appunto bisognerà puntare sul giocatore, e quello la gara delle leghe, che ognuno potrà votare non per forza la sua lega d'appartenenza, uno può votare la lega che secondo lui può andare meglio, può fare meglio, e in base alla posizione della propria lega in classifica prenderà ulteriori punti. Perfetto, perfetto. Poi, insomma, Spagno, ci siamo lasciati, non è che ce ne siamo scordati, Ah, certo. ci siamo lasciati, insomma, il premio alla fine, no? Che Eh, cosa si... eh, che pure, perché, insomma, lì, lì. si vince, si vince. Allora, intanto, regà, alla Certo. fine vi chiede la mail, fate avanti e... Perfetto. Qua vi dà un messaggio di avviso, no? Nel senso, lo strumento è stupido e non effettua conteggi, quindi assicurati di non aver speso più di 100 crediti. In quel caso la tua squadra verrà annullata e subirai la maledizione dei 7 anni di Mulligan a 5. Quindi Peso, occhio, occhio. Dai, noi abbiamo È un contato bene casino. e abbiamo inviato e adesso siete ufficialmente a partecipare al primo Powergeddon e Fantageddon di Roma 2024 ufficiale. Esatto, esatto. E Ci quindi siamo, ci ecco, ci siamo. siamo, ci Figo. siamo. A pensare che è partita un'idea giusto così e siamo riusciti a collaborare con loro. È bello, bello, una bella Bello, sensazione. vero? Tanta tanta roba, sono molto molto contento, molto molto contento. E raga, che si Bene. vince? Raga, che si Che si vince? vince? Intanto Ah. si vince la gloria eterna. Quello sicuramente, quello sicuramente. Poi io personalmente, Zio Poverone, sarò al Geddon di Roma, quindi in ogni caso anche un abbraccione se volete ve lo do. Però, raga, si vince una fantastica carta Magic alterata da Shivan, Altered, quindi insomma un Sì, bellissimo premio offerto. Siamo stracontenti di questa cosa, Spagno? ah sì, cioè, tra l'altro è stata un po' una sorpresa anche per noi perché noi facciamo tutta questa cosa ovviamente senza budget, tutto tra di noi, quindi ci stavamo un po' arrovellando perché... Non ti sento più? Oh, Ecco, scusa, ok, mi no, senti? prima per un attimo non ti sentivo. Ah, e quindi stavo dicendo che noi abbiamo fatto tutto senza budget, quindi, però volevamo comunque dare un premio, un riconoscimento, perché comunque dai, e quindi qua si è venuta proprio incontro che si è proposto lei questa Shivan, Sì, sì, e noi siamo assolutamente entusiasti di questa cosa, anche perché la carta ancora non l'hai detta, vogliamo già dire. vai, vai, Allora, la carta vai. è una bellissima Sneaky Snack. Sì. Ha fatto un'art apposta per il Fantageddon Esatto, e ragazzi sarà una cosa spettacolare. esatto, Fatevi la squadra bene e puntate a vincerla perché sarà esclusiva e ci sarà quella per il Fantageddon. esatto, esatto. E poi Vantaggi di avere ovviamente la stacca più bella del mondo. si vince anche la gloria eterna e Cioè, questo è scontato. quello Però siamo sicuramente. veramente contenti di quello che abbiamo, dai, tirato su Spagno. Io sono davvero Ah, contento. ma sì. Sì, sì, a quello assolutamente. Che poi, nel senso, sia io e Michele riusciamo a venire a questo Gaddon per fortuna, quindi saremo tutti e tre. Perciò, Ah, bella, bella. se, nel senso, noi punteremo anche a rompergli il cazzo anche al Gaddon, Sì, sì, ok? esatto. Sì, sì, noi saremo implacabili. Sebbene le iscrizioni si chiudono, cioè le iscrizioni in verità si chiudono prima del Gaddon, ok? Sì, Da quel che mi ricordo. sì, 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 sì. Saremo lì a rompervi le scatole, a chiedervi feedback, qualcosa non va, cose, e poi se becchiamo lì per caso il vincitore, perché i risultati usciti molto velocemente, vi perseguitiamo, vi abbracciamo.
Esatto, esatto, esatto. Infatti, insomma, saremo contentissimi di, insomma, di conoscerci, beccarci e fare catering puro Eh, al Powergeddon di Esatto. Roma 2024. Che poi appunto Spagno, insomma, bene o male abbiamo detto tutto. Raga, quando poi alla fine del Geddon ci servirà qualche giorno per fare i conteggi, poi faremo uscire i risultati. Poi, in base appunto al contatto che i giocatori ci lasciano nel form, come dire, lì ci sentiamo, ci contattiamo e poi saremo noi a spedirvi direttamente dove volete voi il super premio, Sì, insomma. esatto, esatto, esatto. Ci sentiamo e ci mettiamo d'accordo, vi Oh, spiediamo poi, voi. raga, qualsiasi cosa, io ci sono sempre, mi trovate su Instagram, in direct, insomma, potete scrivermi tranquillamente, ovviamente anche qui nei commenti. Rinnovo ovviamente l'invito, insomma, andare a vedere in descrizione tutti i link diretti per essere connessi a tutto quello che è il fantastico mondo del Powergeddon. Insomma, mi pare che abbiamo detto tutto, Spagna. Direi che ci Sì, siamo. direi che ci siamo. Sì, 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 ci siamo assolutamente. Alla grande. Ringraziamo ancora Michele, Sì, sì, assolutamente, non scordiamoci del buon Michele. grande capo, grande, grandissimo. E, Sì, sì, un super abbraccio a dai, Michele e insomma a tutti quanti, raga. Di sicuro ci siamo scordati qualcuno, ma ci sì, sì, ma perdonerete. vabbè, nel senso, adesso ci sta scrivendo San Michele che se lo senta, non l'avevo- Esatto. mi dispiace, Raga. mi dispiace l'anticipo. Grazie ancora, Spagno. Un Vabbè. abbraccio pure a te. Dai, Ciao a tutti, abbraccio, ci raga. vediamo al Gaddon. Ci Al vediamo al Gaddon, ci Gaddon. vediamo al Gaddon. Tanti baci. Ciao ciao ciao. Ciao.